Chiedilo alla Luna, specialissimo Urano nel segno dei Gemelli. Dal 7 di luglio fino al 9 di novembre del 2025 Urano fa il suo primo ingresso in questo segno mobile d'aria. Rientrerà dal 9 di novembre nel segno del Toro, dove è rimasto negli ultimi 7 anni, 6 anni e mezzo, e ritornerà in Gemelli dal 26 di aprile del 2026 per rimanerci fino al 2033. Urano rimane 7 anni circa in ogni segno zodiacale e volenti o nolenti, affine o non affine, lui fa il suo lavoro. Cosa succede? Negli ultimi 7 anni Urano ha terminato un suo viaggio nel segno del Toro. Urano cos'è? Urano fondamentalmente sì è il pianeta della rivoluzione e dei cambiamenti, ma è autenticità, verità, e sta portando e ha portato a far emergere le verità che si tengono nascoste sottoterra. Il Toro è un segno di terra, è un segno fisso e pertanto possiamo anche dire delle sicurezze, no? In quello che proprio è ammassato, appiattito sottoterra in modo tale che non si muova, ma lui ha sotto ha scardinato, è andato a guardare. Perché? Perché Urano vuole vedere, vuole la verità e vuole tagliare ciò che non è autentico. Ricordati sempre che Urano è originalità, ma perché è autenticità. Essere originali vuol dire essere non conformi, vuol dire essere aderenti a se stessi. Come chi? Proprio esattamente come il ragazzo e l'adolescente. Perché ti parlo di adolescenti? Perché il Gemelli è giusto per farti capire bene che cosa vuol dire Urano in questo segno. Il Gemelli, tu lo devi vedere come il segno dell'adolescenza. Se tu pensi a quando tu eri adolescente o se sei genitore e hai dei figli adolescenti, sai che è un momento nel quale il ragazzo cerca un essere autentico diverso da quello che la famiglia, che gli altri gli hanno impresso, gli hanno presentato come il bel giardino incantato della famiglia, ecco, delle sicurezze. Vuole uscire e vedere di essere se stessi, staccarsi da un modello vecchio. E qui arriviamo di nuovo a Urano. Urano cerca il nuovo, sollecitato ovviamente dalla presenza di Plutone in Acquario che guarda il futuro, Saturno e Nettuno in Ariete che è un segno chiaramente di nuovi inizi, Urano nei Gemelli chiaramente punta a dire io voglio vedere cosa c'è oltre. Allora abbiamo un grandioso trigono tra Plutone e Urano con Saturno e Nettuno insieme a Plutone fanno sestile. Questo sarà il leitmotiv dei prossimi anni. Trovi un video, te lo lascio in fondo, la grande occasione che già preannunciava tutto questo argomento con un occhio anche per quanto riguarda Giove in Cancro. Cosa succede? Urano, appunto, se noi lo vogliamo tradurre a parole con autenticità, verità, nei Gemelli, vuol dire io vado a vedere cosa c'è d'altro, io voglio uscire. Allora abbiamo nei Gemelli il ragazzo che vuole uscire, pertanto divulgazione, esperienza, vuole fare esperienza fuori, informazione, idee, scambio di idee. Allora Urano nei Gemelli porterà idee assolutamente nuove, diffusione tramite cosa? Urano adesso dal segno dei Gemelli fa trigono con l'Acquario e quando Urano era stato nel segno dell'Acquario, cioè a dire a cavallo degli anni 2000, pertanto tra il 96, adesso anno più anno meno non me lo ricordo esattamente, fino al 2003 probabilmente, ha portato che cosa?
i cellulari, la divulgazione dei computer, ma i computer c'erano già prima, il fatto è che è arrivato internet, è arrivato Google, è arrivato tutto un mondo di lavorare, un modo di lavorare con l'informazione, con più che i social, proprio l'internet, che ha avuto uno sviluppo velocissimo e inarrestabile, ha portato quella novità. Bene, quelle novità adesso hanno fatto tutto il giro dello zodiaco e pertanto hanno potuto ulteriormente svilupparsi, e con Urano adesso dal segno dei Gemelli potrà, grazie al trigono che fa non solo con Plutone ma proprio con quel seme di inizio che c'è stato quando è rimasto nel segno dell'Acquario, portare a quella rivoluzione ma anche evoluzione a beneficio di molti, che ha avuto un seme importante lì, aria con aria. Urano allora porterà nuovo sviluppo di idee, pertanto tentativi anche nuovi di innovare rispetto a idee, se vogliamo, precostituite, pertanto una rivoluzione del pensiero. Urano in Gemelli lo potete segnalare come, cioè segnare anzi come scambi commerciali. Perché? Perché una delle azioni mercuriali è proprio il commercio, pertanto una rivoluzione nella possibilità e nella capacità di relazionarsi con nuovi partner lavorativi, con nuovi partner commerciali, e pertanto una vera e propria rivoluzione in quella che è il mondo del commercio, ancora più spinto rispetto ad oggi e soprattutto verso strade nuove, quelle che fino ad oggi non si è avuto proprio tutto il coraggio di percorrere, pertanto uno scombinamento anche da quel punto di vista, perché appunto voi tenete sempre presente l'adolescente, che in questo caso a ottave basse può avere l'aspetto dell'immaturità, ma adesso non stiamo a guardare quello, ma è l'azione del ragazzo, così come lo sei stato tu, che non trovavi confini, perché tutto il mondo era da esplorare, tutto quello che c'era fuori di casa, no? Ecco, allora c'è la voglia di conoscere, ecco, nuove conoscenze, spostamenti. Noi nella casa mercuriale, che è la terza, abbiamo non solo lo scambio delle idee, lo scambio commerciale, ma abbiamo anche gli spostamenti, come io mi muovo. Il ragazzino cosa fa? Comincia con la sua prima bicicletta, col motorino, con lo scooter, con la macchina. Adesso ci sarà chissà quali rivoluzioni nel mondo degli spostamenti e dei mezzi per spostarsi. Pertanto insomma uno stravolgimento proprio anche da quel punto di vista. Parliamo d'aria, ci sarà uno stravolgimento anche probabilmente nel mondo aerospaziale, ecco, da questo punto di vista tutto. Giovani e le loro idee, ecco, parliamo anche di questo. I giovani non verranno più trattenuti. Cosa vuol dire? Che chiaramente Urano porterà alla ribalta le idee dei giovani, le istanze dei giovani e la voglia di vivere dei giovani. È per quello che puoi segnarti anche giovani alla ribalta. Allora, ci saranno giovani che per i diversi motivi potranno voler scardinare il vecchio, ci saranno giovani che per motivi di studio andranno veramente a esplorare un mondo diverso, ma ci saranno anche giovani che porteranno idee assolutamente rivoluzionarie, nuove. Ma non sono solo i giovani, guardate che chiunque abbia un seme geminiano, cosa vuol dire? L'essere giovani non è soltanto una questione anagrafica, è una questione anche di idee, di impostazione interiore, pertanto
porsi come un giovane, cioè avere idee innovative, avere quel coraggio che solo i giovani hanno di superare un'asticella, di non vedere il pericolo. Lo so che tu mi dirai non è sempre prudente, ma io ti sto spiegando l'essenza di questa rivoluzione che Urano porterà avanti e che dobbiamo tutti ovviamente cercare di accogliere e di fare nostra, magari tu per lavoro, puoi cogliere delle cose interessanti da questo video. Abbiamo però anche i fratelli nel segno dei gemelli. Come la mettiamo qua? Abbiamo i fratelli nel segno dei gemelli e abbiamo anche le idee. Pertanto io direi di unire queste due parole e ci potrebbe essere una fratellanza di idee che va oltre i confini materiali. Cioè, se posso, porto un esempio, no? Quello che già sta accadendo, ma magari portato un pochettino più in un esempio pratico. Prima nessuno avrebbe mai immaginato di poter comunicare con persone o commerciare così semplicemente grazie a tutte le nuove tecnologie e i mezzi messi a disposizione, sia di locomozione, cioè pertanto spedire una merce dall'altra parte del mondo non è più un evento eccezionale. Però la fratellanza di idee cosa vuol dire? Che le persone potrebbero anche avere origini diverse, formazioni diverse, ma avere idee che le tengono unite e pertanto grazie alla divulgazione, e parleremo anche di internet a breve, trovare una unione delle idee, divulgazione delle idee, ma trovare proprio fratellanza in idee e in speranze, ecco, e idee simili, pertanto anche nuove fratellanze di idee, di studio e via dicendo. Possiamo anche immaginare il mondo della scuola in tal senso. Guardate che nel mondo della scuola si sta preparando un non ritorniamo più indietro. Allora, nell'arco dei prossimi 7 anni, ma non manca molto, il mondo della scuola subirà una rivoluzione totale, oltre a quello che noi possiamo oggi come oggi immaginare. I ragazzi, i giovani sono molto diversi come essenza rispetto a quelli magari delle generazioni passate e sentono la chiusura e la limitatezza di un mondo scolastico che non sta dietro alle loro capacità, alla loro energia. Io dei giovani so che ci sono pregi e difetti, ovviamente mi rivolgo a tutti coloro che hanno enormi pregi e che non devono venire ingabbiati da un sistema scolastico che è assolutamente obsoleto, non sta al passo e soprattutto in molte casistiche, in molti contesti si rivela autoritario, ecco perché chiaramente conserva se stesso, ma qua arriveremo poi col fantastrologia a parlare di tutto questo. Però grande rivoluzione nel mondo della scuola. Allora, ovviamente, essendo Urano un pianeta che sta a 7 anni, farà una prima capatina quest'estate fino al 9 di novembre nel segno dei Gemelli, noi vedremo, vi avevo già spiegato in un altro video, la finestra sul futuro. Tanti semi, e infatti segno mobile della primavera, Gemelli, no? Abbiamo il mese di giugno, sono proprio i semi, no? Che volano, che vengono sparsi in giro. Pertanto i semi di tutto quello che può essere un futuro e che sarà, si vedranno già quest'estate. Parliamo anche di internet, pertanto di antenne, no? Perché possiamo vedere Urano anche come le antenne, come l'elettricità, pertanto una rivoluzione nel mondo dell'elettricità e delle antenne nel senso proprio di ricettori ed emettenti, pertanto può ulteriormente svilupparsi il mondo che so dell'internet, il mondo anche dell'elettricità, non riesco ad immaginare come, ma andremo molto avanti.
Le informazioni, verità, ricordate sempre, Urano, verità, autenticità. Per la prima impressione che avremo quest'estate sono verità che non riescono più ad essere tenute nascoste. Pertanto tutto il manto anche del Toro, verità nascoste sotto la terra proprio, della serie bene che stiano là, non si potranno più trattenere. Durante l'estate emergeranno molte verità, ci saranno secondo me alcuni dei giornalisti o comunque chi fa questo anche senza il tesserino chiaramente, perché molti tesserati purtroppo non fanno fede alla loro missione, ma sono semplicemente dei passaveline, ma sto zitta. C'è chi avrà il coraggio di divulgare notizie molto scottanti che avrete però la netta sensazione, fateci caso, ad autunno, insomma, con il ritorno di Urano nel segno del Toro, verranno di nuovo ricoperte, no? Ricoperte, no? Come fanno gli animali in natura, si copre, no? Zitti, zitti, zitti. Pertanto tanta roba esce, pertanto avrete tante informazioni, una miriade di informazioni, sulle quali sarà difficile prestare tutta attenzione perché sembrerà che non si riesca a stare dietro a tutto, però poi ad autunno c'è un nuovo nascondimento, ecco, parliamone così, meglio così. Urano è anche un segno che indica appunto, abbiamo detto, gli spostamenti, però abbiamo anche un segno mercuriale, pertanto Mercurio che governa anche il tempo, e pertanto in un segno d'aria attenditi tutti quanti una situazione meteorologica estrema, a dir la verità incontrollabile. Cosa vuol dire? Venti soffieranno. Tanti saranno gli eventi dovuti a ribaltoni meteorologici per i quali a volte non ci si riesce neanche a dare una spiegazione. Pertanto l'essere incontrollabile, l'imprevedibilità degli eventi atmosferici che genereranno già nell'arco di quest'estate diverse situazioni le voglio chiamare così, attenzione estrema se non di estremo pericolo. Pertanto attenditi nell'arco di quest'estate, nei prossimi mesi, ma poi in tutta la permanenza di Urano nel segno dei Gemelli e pertanto in questo segno mercuriale, una imprevedibilità assoluta degli eventi atmosferici. Poi possiamo anche vedere nella comunicazione anche non solo la rivoluzione del tipo di comunicazione, ma anche del tipo di pubblicità. Guardate, forse può interessare qualcuno di voi che si rivolge ad un mercato che magari hai un'attività, magari hai un tuo lavoro autonomo o per qualsiasi altro motivo tu utilizzi anche gli strumenti informatici, social per comunicare. La pubblicità è tipica dei Gemelli, si parla, si dice, no? E pertanto mi faccio conoscere. Urano nel segno dei Gemelli, per quanto mi riguarda, sarà una rivoluzione nel sistema anche pubblicitario. Cosa vuol dire? Che se fino ad oggi, faccio un esempio, una pubblicità o una comunicazione, anche le notizie martellanti, per carità, lasciamo perdere la propaganda che è veramente scocciante ormai, ma la pubblicità fino ad oggi è sempre stata martellante, quello era lo stile. Io sono del parere che Urano in Gemelli negli anni premierà non l'essere martellante, ma l'essere
fulmineo e totalmente originale. Allora, è come in una notte serena vedere un solo fulmine, quella luce, quel fuoco incredibile che non si può non notare. E la genialità è un'unica pubblicità, potrebbe essere in questi termini, o un unico evento, ma che ha la potenza di un fulmine, come si dice, a ciel sereno. Perché un fulmine messo tra i tanti durante una serata magari di continuo temporale non si fa neanche notare, ecco. Ma se in un cielo sereno arriva un fulmine, allora lì c'è il tam tam, tutti ne parlano, ecco. Allora adesso io non è che posso dire come sarà, ma tu immagina una rivoluzione nel mondo della pubblicità. Ecco, questo mi sento di dirlo, e pertanto se tu hai attività oppure lavori anche con i social, con questo e con quello, ricordati che ci saranno delle idee geniali. Perché dico geniali? Perché Urano è l'autenticità, è l'originalità, e pertanto quando Urano entra in contatto con una casa mercuriale come quella dei Gemelli, esprime le sue ottave altissime, l'originalità e pertanto la genialità di idee, pertanto idee assolutamente rivoluzionarie ed innovative. Pertanto ecco, veramente è un periodo nel quale ci dovremo attendere di tutto di più. Altra questione, nel lavoro, ovviamente Urano in Gemelli porterà tutti quanti a fare molto più conti con nuovi sistemi di informazione, nuovi sistemi di comunicazione e di lavoro proprio tramite internet, tramite computer, tramite nuove applicazioni, nuovi sistemi di agevolazione, no? Perché il ragazzo, voi immaginate sempre l'adolescente, quale adolescente conoscete che vuole stare 10 ore sui libri? Nessuno! Allora, cosa fa? Trova sempre il sistema per fare veloce. Bene, nel lavoro si troveranno delle grandi innovazioni proprio per fare più veloce, perché c'è bisogno di celerità, perché le idee corrono e il secondo dopo potrebbe essere troppo tardi, tra virgolette, troppo tardi nel senso che l'idea è già passata, è scaduta, pertanto un'accelerazione incredibile. Dunque, tecnologia, Urano è tecnologia. Questo cosa vuol dire? Una rivoluzione, un andare avanti, un tecnologizzarsi su tantissime cose. Poi fatemi pensare, sì, abbiamo chiaramente nel segno dei Gemelli la parola. Io direi anche una cosa in più, l'ars oratoria, e pertanto abbiamo nell'ars oratoria due categorie lavorative che si esprimeranno e saranno oggetto di rivoluzione, di grande qualità. Adesso sarà difficile, però nei Gemelli noi abbiamo chi nell'ars oratoria? Gli avvocati, i legali. Pertanto, perché deve sapersi esprimere molto bene, deve sapere anche leggere, memorizzare e via dicendo, chiaramente parlo ad ottave alte, no? Ecco, cosa vuol dire? Che nel mondo, a mio avviso, della legalità, ma soprattutto proprio nel mondo degli avvocati, dei legali, non dico magistratura perché la magistratura sì, ovviamente c'entra con gli avvocati, ma la magistratura la vedo di più nel segno della bilancia. Io personalmente, poi dopo c'è chi può non essere d'accordo, io nei Gemelli assolutamente vedo gli avvocati. Perché perorano cause, devono esprimere, pertanto devono utilizzare l'ars oratoria. Il magistrato può anche stare lì a ascoltare e starsene zitto, però il fatto è che lui deve deliberare. Allora cosa succede?
a mio avviso, allora, Urano è anche le qualità e il lavoro. Allora, estreme, enormi qualità possono emergere per quanto riguarda questo tipo di attività, ma potrebbe anche veramente avvenire una rivoluzione all'interno di questo mondo, del mondo proprio dell'avvocatura, spero anche della legge e della magistratura, ma posso immaginare un'opposizione tra magistratura e mondo degli avvocati, oppure ecco vabbè, adesso non voglio fare fantastrologia, sto cercando di portarvi quello che può essere una rivoluzione magari potrebbe essere nel tanto lavoro che può arrivare ai legali, agli avvocati, pertanto riportare in auge le qualità di un lavoro che diventa che è secondo me fondamentale per il funzionamento di una democrazia, sempre che all'interno della macchina burocratica non ci sia qualcosa che ferma, che frena e che blocca. Nell'estate del 2025 avremo un Marte in bilancia che vedremo cosa produrrà. Pertanto nella casa proprio della legge, delle denunce, insomma, vediamo. Però ecco, questo, pertanto, un mondo legale potrebbe veramente allora o come il vento essere spazzato via, ma non lo credo proprio, perché Urano porta le qualità ad emergere, soprattutto in un campo mercuriale come questo, e pertanto molte più arringhe, molte più cause, molto più studio, approfondimento da quel punto di vista. Altro settore nel quale viene espressa l'ars oratoria è nel mondo della politica. E qui tu mi dici, mamma mia, qua lasciamo tutti i commenti, ma io vedo una rivoluzione nel mondo della politica. Ci vorranno 7 anni, ma qua tante verità salteranno fuori su molti politici, ciò che ci sta dietro, ciò che sta sotto a questo mondo della politica, che ovviamente non dobbiamo mai fare di tutta un'erba un fascio, mi raccomando. C'è chi la politica la fa perché è una grande arte, ma che, l'avete visto anche voi negli anni, si è persa invece nell'interesse particolare, personale, egoico o forse peggio ancora, a servizio di qualcuno che non si manifesta ma che opera grandemente da dietro le quinte. Abbiamo detto allora, per me porterà una grandi verità per quanto riguarda un certo mondo della politica su certe persone politiche, ma nell'arco dei 7 anni la politica è come se dovesse subire uno stravolgimento. Ecco, questo sì. Partiti politici, nuovi partiti politici, verità sui vecchi partiti politici o sui partecipanti, sui rappresentanti. Ecco, adesso chiudo l'argomento perché non è la politica quella che è, però io non sto presentando tutte le casistiche che ho potuto farmi venire in mente. Un'altra rivoluzione, qual è? Abbiamo Plutone in Acquario, Urano in Gemelli, il ragazzino, cosa sappiamo? Qua la musica, Acquario è la musica, Gemelli è mi vado a divertire, e pertanto potrebbe esserci e ci sarà già iniziata, una rivoluzione nel mondo della musica, pertanto mi posso attendere una maggior purtroppo diffusione o per fortuna di musica di tipo digitale. Questo al momento siamo in una fase di aria, le cose dovranno cambiare per recuperare poi le qualità estreme di una musica creata dall'anima degli uomini, delle persone. Ci vorrà un po' di tempo, si recupererà, però intanto è l'innovazione, il veloce, tutto quello che va veloce, pertanto la musica, il mondo della musica riemergerà moltissimo, però sarà totalmente diversa e avrà questa rivoluzione definitiva. Abbiamo anche però
Nel segno dei gemelli, il segno dei gemelli è un segno bicorporeo. Cosa vuol dire? Sono due, il glifo è rappresentato da due dei due gemelli, pertanto due persone. Pertanto i gemelli rappresentano le genti e le persone. Urano che ci passa in mezzo vuol dire anche divisione delle persone, dovuta a cosa? Alle idee. Potremo assistere a un netto taglio delle persone, cioè proprio delle comunità, perché? Perché non la ragionano alla stessa maniera. Urano lo dovete immaginare come un laser che non ha, tra virgolette, pietà, passa con le sue idee rivoluzionarie e ci sono le persone che verranno divise da idee contrapposte. Però possiamo anche vedere come abbiamo parlato dei gemelli come un mese mobile, pertanto corrispondente a giugno, mese in cui i semi vengono dispersi e pertanto segno bicorporeo, dispersione o diffusione di idee nuove, ma dispersione delle persone per i più diversi motivi. Potrebbe starci una cambiando il tipo di commercio, cambiando una rivoluzione e dovendo arrivare questa rivoluzione nei mercati, nel fantastrologia sarò più precisa e individuerò anche i punti dove in particolare mettendo tutto questo, ma posso anche dirlo adesso. A parte in generale vale questa cosa della divisione delle persone e del fatto di doversi muovere per questioni proprio di approvvigionamento. Mi attendo, perché sono quelle le latitudini, in particolare nella zona dell'Asia, Cina e via dicendo, degli eventi atmosferici così forti che potrebbero portare ad una necessità degli individui nel doversi spostare dai loro luoghi. Ecco, pertanto però qua ci tornerò, vi spiegherò tutto con il fantastrologia. Però ci sono anche motivi legati al commercio, agli scambi che potrebbero portare le persone a spostarsi di più, ecco, perché vogliono vedere dell'altro, vogliono fare esperienza. Si sperimenterà tantissimo esattamente come fanno i ragazzi a scuola o nella vita quando sono adolescenti. Pertanto prima che i genitori, perché non è colpa dei ragazzi, prima che i genitori li schiavizzassero e più che altro li bloccassero con i cellulari, perché se il ragazzo è dipendente dai giochi dei cellulari e se tu ti trovi in questa situazione è soltanto ed esclusivamente responsabilità del genitore, perché ha dato un mezzo utilissimo senza dare al ragazzo la possibilità di conoscerlo appieno e di questo chiaramente tutti pagheranno tutti, chi deve pagherà le conseguenze e via dicendo. Insomma, adesso non stiamo qua. Comunque arriviamo invece a un argomento importante che lega questi due pianeti, Saturno e Nettuno con Urano, e tu mi dirai ma come? Allora, abbiamo parlato di Urano come eventi estremi, eventi estremi meteorologici nel segno dei Gemelli. Saturno e Nettuno sono Saturno la terra, terre, Nettuno mare. Allora cosa vuol dire? Emersione o immersione di terre nuove, provocate che cosa? Da un evento atmosferico estremo. Cosa vuol dire? Che con Urano in Gemelli, non so se già nel 2025, ma dal 2026 ogni momento è buono fino al 2033, mi attendo eventi estremi che portano alla emersione, pertanto nuove terre o alla immersione di
terre già esistenti, pertanto degli eventi atmosferici di questa portata. Non è questo per spaventarti, non t'ho detto che ti avviene lì da te, ecco, manco, insomma, però stiamo già vedendo gli eventi estremi di smottamenti di montagne, non ne avevamo mai sentito, giusto? Ne avevo accennato con Saturno e Nettuno, forse l'hai perso, ma Saturno e Nettuno chiaramente insieme. Saturno è la montagna, Nettuno è l'acqua, sono i mari e via dicendo, può capitare di tutto. Urano adesso ci metterà del suo, ma non è che vorrà dire che farà sempre brutto tempo, non fraintendetemi in questo, però Urano sarà assolutamente, come in tutto, assolutamente imprevedibile. Adesso voglio pensare, sì, nel mondo della scuola, scusate, voglio proprio ricordarmi tutto quello che mi ero, sapete che io non segno copioni, vado tutto a memoria e sto cercando di ricordare. Sì, allora, nuova modalità di scambi anche commerciali, cosa vuol dire? Il Gemelli è il segno del io mi relaziono con e con che cosa? Avete presente? Io ti do questo e tu mi dai questo. Va bene, è scambio, ecco come fanno i ragazzi se non hanno soldi in tasca. Bene, allora, rivoluzione nel modo di scambiarsi le merci. E io comunque mi relaziono con e ho voglia di relazionarmi. Ottimo chiaramente per tutti coloro che lavorano nel mondo della comunicazione, dei social, del commercio. Chi ha queste qualità con Urano in Gemelli non potrà che vedere un miglioramento, insomma, delle proprie condizioni, però insomma adesso non stiamo parlando a livello personale di nessuno. Abbiamo il mondo degli esami anche chiaramente, perché qua nell'asse Gemelli Sagittario abbiamo il mondo delle scuole. Prima ho dimenticato di dire o eliminazione degli esami che sono assolutamente superflui per quanto riguarda soprattutto le medie, ma non lo so neanche per questo esame del liceo, delle superiori, insomma ci siamo passati tutti, però insomma non lo so, io non ho più un'opinione ben definita, mi sembrano cose ormai che fanno parte dell'era dei dinosauri e che non hanno nessuna utilità per sti ragazzi, comunque se non l'ansia e lo stress. Però ecco c'è un taglio, una rivoluzione netta su tutto l'asse della scuola e probabilmente anche un nuovo modo di fare esami, nuovi testi, ma non solo nelle scuole, suppongo che si arriverà anche ad un'informatizzazione nuova e soprattutto un utilizzo delle nuove applicazioni e probabilmente non saranno più necessarie cartelle con dentro 20 quintali di libri, per quanto per me i libri siano la cosa che io amo più di tutto in assoluto e me ne circondo in continuazione, non riesco neanche a metterli via, però questa assurdità di dover continuare ad avere cartelle che pesano quintali o zaini o come li chiamate, o comunque avere sempre questo spostamento di valigie, perché parliamoci chiaro, ormai sono diventate valigie, sarà passato. Tutto questo verrà spazzato via e si arriverà veramente nel futuro e in un nuovo modo di fare scuola. È chiaro che concludo dicendoti questo e dicendovi questo. Urano in Gemelli di suo vuole chiaramente spazzare via il vecchio, vuole liberarsi di ciò che ritiene limitante, no? Ecco, e pertanto vuole vivere, ecco. Molte persone non reggeranno a questo cambiamento, molte persone sentiranno troppa la rivoluzione, il cambiamento, la diffusione di tante cose che non sono più quelle di una volta e pertanto si opporranno. Oppure diciamo che c'è chi non riuscirà a stare al passo con l'innovazione, pertanto si ritroverà a viaggiare a delle ottave più basse, diciamo con un freno a mano molto tirato che fa fatica poi a riprendere il ritmo, il passo, e però ci sarà qualcuno anche
che con questo Urano in Gemelli porterà all'esasperazione anche le ottave più basse del segno geminiano. Cosa vuol dire? Come ne abbiamo parlato, il Gemelli lo possiamo proprio vedere come il segno mercuriale ma all'adolescente, e pertanto questa estrema voglia di divertirsi, di fregarsene di tutto, di buttare il mondo all'aria, no? Di dire, boh, ci saranno scelte anche folli che vengono fatte da certe persone proprio perché sentono questa voglia incredibile di vivere, che bisogna cogliere assolutamente. Il fatto è che un conto è andare a divertirsi mantenendo però delle finalità utili nella vita, ma il divertimento fine a se stesso non è evolutivo, non porta a nulla e porta al perdersi. Pertanto abbiamo anche, pensate voi, in questo cielo di Urano che è in un campo comunque mercuriale, pertanto del pensiero, con Nettuno che sono le folle e anche il folle, vedete, possiamo anche avere proprio l'immersione di un eccesso di sbandamento in una ritrovata giovinezza, in un modo di vivere come se non esistesse un domani, che potrebbe apparire folle e portare alla follia. Ecco, questa è in generale. Concludiamo veramente, spero di non aver dimenticato nulla, ma tanto tornerò con tutti gli altri video. Abbiamo cambiamenti importantissimi che stanno arrivando e si partirà da una rivoluzione. Si deve prima liberare il pensiero, si devono avere le informazioni, le nozioni corrette per poter portare avanti la rivoluzione che deve portare il mondo a far nascere qualcosa di nuovo. Tutto questo è inarrestabile e io sono qua con voi per riuscire sempre ad interpretare giorno per giorno gli avvenimenti. Se ho dimenticato qualcosa, perdonatemi, è stata veramente una carrellata, ho cercato di fare il più veloce possibile perché c'è troppo da dire. Ecco, sì, una cosa, porterà anche agli estremi la furbizia, no? Ecco, i furbetti di quartiere, ma insomma dai, abbiamo già detto tanto e tanto ci torneremo. Io ti aspetto per tutti gli altri video, non dimenticare i video, la grande occasione, ma te li metto in fondo e ti ringrazio di essere stata qua con me. Ciao!